Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Qualche settimana fa ho pubblicato una tipologia di video un po' differente dal solito, in cui vi fornivo delle frasi di livello A1, quindi molto semplici, e insieme le trasformavamo fino ad arrivare a un livello C2, perfetto per fare bella figura al lavoro o con degli amici italiani, o soprattutto per superare i temutissimi esami di certificazione. Trovate la prima parte, trovate l'altro video qui in alto nella card e giù in descrizione. Siccome il feedback è stato molto positivo, sono qui con altre 5 frasi per voi. Il mio hobby è studiare l'italiano. Il mio hobby è studiare l'italiano perché amo imparare nuove lingue. Ci ho aggiunto la motivazione. Ma a un livello intermedio invece, da qualche anno studiare l'italiano è diventato il mio hobby preferito, perché trovo questa lingua affascinante e ricca di storia. Ma sforziamoci un pochino di più, livello B2. Mi dedico con passione allo studio dell'italiano, una lingua che apprezzo non solo per la sua musicalità, ma anche per la profondità culturale che porta con sé. Come vedete qui ho aggiunto parole come musicalità e invece di parlare solo di cultura ho parlato di profondità culturale. Livello C1. Lo studio dell'italiano rappresenta per me molto più di un semplice hobby. È un viaggio attraverso una cultura straordinaria, una letteratura ricchissima e una storia linguistica che continua ad affascinarmi ogni giorno di più. Molto bella la struttura, rappresenta per me molto più di un hobby. Molto bello anche il paragone con il viaggio. Ma passiamo adesso alla versione finale, la più complessa. L'italiano non è soltanto un hobby per me, ma una vera e propria passione intellettuale che mi consente di esplorare la complessità della sua sintassi, la bellezza della sua espressività e il legame profondo tra lingua e cultura. Elementi che trovo estremamente stimolanti. Ho detto praticamente la stessa cosa che avevo già detto in precedenza, ma in maniera molto più complessa. Ho parlato di complessità della sua sintassi, ho parlato di espressività e di come tutto questo sia un po' uno stimolo. Parliamo di meteo. Oggi c'è il sole. Aggiungiamo più informazioni. Oggi c'è il sole e il cielo è completamente sereno. Per mostrare che conosciamo più parole, cerchiamo di essere un pochino più poetici. Oggi il sole splende alto nel cielo e l'aria è piacevolmente calda, perfetta per fare una passeggiata all'aperto. Notate come continuo ad aggiungere più informazioni? Mi piace molto il piacevolmente calda. Ancora, B2. La giornata di oggi è particolarmente soleggiata, con un cielo limpido e una brezza leggera che rende il clima ancora più gradevole. Mi piace molto l'aggettivo gradevole e sicuramente termini come cielo limpido, brezza leggera risultano più ricercati. Ma passiamo al livello avanzato. Il sole splende in un cielo terso e senza nuvole e l'atmosfera luminosa di questa giornata infonde un senso di energia e serenità, rendendola ideale per trascorrere del tempo all'aria aperta. Cielo terso è una delle mie espressioni meteorologiche preferite, ma ho utilizzato anche verbi più complessi come il verbo infondere, un po' come trasmettere. Versione finale. Il sole oggi illumina il paesaggio con una luce cristallina, esaltando i colori della natura e creando un'atmosfera di rara bellezza, in cui il tempo sembra sospeso
e ogni dettaglio appare più nitido e vibrante. Chiaramente si tratta di termini molto complessi, molto avanzati, ma allo stesso tempo anche molto ricercati e eleganti. Ho parlato di dettagli nitidi, cioè molto chiari, vibranti, cioè molto intensi. Ho parlato di luce cristallina. Prossima frase. Fare sport fa bene. Fare sport fa bene alla salute e aiuta a mantenersi in forma. Andiamo al livello intermedio. B1. Praticare sport regolarmente non solo fa bene al corpo, ma contribuisce anche a migliorare l'umore e a ridurre lo stress. Ho aggiunto più informazioni, ho parlato anche dell'umore e dello stress. E ho sostituito fare sport con praticare sport. L'attività fisica costante apporta numerosi benefici, tra cui il miglioramento della resistenza, la prevenzione di alcune malattie e un generale senso di benessere psicofisico. Notate qui che cosa ho fatto? Ho completamente sostituito praticare sport con un'espressione formata da un nome. L'attività fisica sport costante. E poi invece di dire fa bene ho detto apporta benefici. E avete notato come ho sostituito fa bene a corpo e mente con benessere psicofisico? Andiamo invece a un livello più avanzato. È ampiamente dimostrato che l'esercizio fisico regolare non solo rafforza il sistema immunitario e cardiovascolare, ma ha anche effetti positivi sulla mente, favorendo concentrazione, autodisciplina e gestione dello stress. Suona più ricercato, no? Ho aggiunto dei termini leggermente più specifici: sistema immunitario e cardiovascolare, gestione dello stress, autodisciplina. Ma adesso la versione finale. Numerosi studi scientifici confermano che un'attività fisica costante non si limita a migliorare le condizioni fisiologiche dell'organismo, ma incide profondamente sul benessere psicologico, favorendo la produzione di endorfine e contribuendo a una maggiore resilienza emotiva e cognitiva. Credetemi, amo la parola resilienza, soprattutto nel suo significato, e mi è piaciuto molto inserirla qui. Resilienza emotiva e cognitiva. E poi ci ha aggiunto la produzione di endorfine che rende tutto più ricercato, no? Abbiamo quasi finito. 2 frasi in più. Nel tempo libero mi piace viaggiare. Nel tempo libero preferisco viaggiare perché mi piace scoprire posti nuovi. Ma usiamo qualche frase più complessa per un livello intermedio. Nel tempo libero cerco sempre di viaggiare il più possibile, perché trovo stimolante conoscere culture diverse e vedere luoghi nuovi. E qui ho utilizzato l'espressione il più possibile. Viaggiare il più possibile, ma anche trovare qualcosa stimolante. Ogni volta che ne ho la possibilità, cerco di viaggiare, perché ritengo che esplorare luoghi nuovi e immergersi in culture diverse sia un'esperienza arricchente sotto molti aspetti. Guardate qui cosa ho fatto. Ho sostituito nel tempo libero con ogni volta che ne ho la possibilità. E poi mi piace molto l'aggettivo arricchente, un'esperienza arricchente. Ma andiamo a un livello avanzato. Viaggiare nel tempo libero non è solo un passatempo per me, ma un'opportunità straordinaria per ampliare i miei orizzonti, entrare in contatto con nuove realtà e arricchire la mia visione del mondo. Qui mi sono soffermata di più su strutture particolari per parlare di apertura e di nuove culture, ampliare i miei orizzonti, arricchire la mia visione del mondo. Versione C2. Considero il viaggio non semplicemente un'attività ricreativa,
ma un'esperienza trasformativa che permette di sviluppare una maggiore consapevolezza interculturale, affinare le proprie capacità di adattamento e riflettere sulle infinite sfumature dell'esistenza umana. Devo confessare, mi sono divertita molto a scrivere queste frasi. Ripeto, si tratta di frasi che gli italiani nella vita tutti i giorni chiaramente non utilizzano, ma sono frasi di livello C2, di livello madrelingua, perché mostrano un'ampia conoscenza di strutture grammaticali, vocabolario, termini specifici, che vi faranno fare sicuramente bella figura. Come qui ho sostituito passatempo con attività ricreativa. E cosa mi dite della consapevolezza interculturale e le capacità di adattamento e riflettere sulle sfumature dell'esistenza umana? Significa scoprire nuove culture, ma in una maniera più elaborata. Ultima frase. Mi sveglio sempre alle 7. Mi sveglio sempre alle 7 perché devo andare a scuola o a lavoro. Mi sveglio puntualmente alle 7 ogni mattina, così da poter iniziare la giornata con calma e senza fretta. Mi piace molto l'avverbio puntualmente. E poi strutture un po' più elaborate come così da. Ho l'abitudine di svegliarmi sempre alle 7 perché credo che iniziare la giornata con una routine ben definita aiuti a mantenere un buon equilibrio tra produttività e benessere. Qui ho parlato di routine ben definita e mi piace molto l'idea dell'equilibrio tra benessere e produttività, cioè posso essere abbastanza calma, rilassata, ma allo stesso tempo produttiva nel lavoro o nella scuola. Livello avanzato C1. Svegliare il corpo e la mente alla stessa ora ogni giorno è un'abitudine che favorisce il proprio equilibrio e contribuisce a migliorare concentrazione ed energia nel corso della giornata. Bella questa, no? Invece di dire mi sveglio, dico svegliare corpo e mente, migliorare concentrazione ed energia. Siete pronti per la versione finale? Il risveglio alle 7 è per me un rituale irrinunciabile, un atto di disciplina che mi permette di sincronizzarmi con i ritmi naturali del corpo e di affrontare la giornata con maggiore lucidità, efficienza e serenità interiore. E di questa sono molto fiera perché si tratta veramente di una struttura molto raffinata, rituale irrinunciabile, non posso farne a meno. Sincronizzarmi con i ritmi naturali del corpo. E che mi dite di lucidità? Significa che sono abbastanza concentrata. Efficienza significa che sono produttiva. E serenità interiore significa che non sono stressata. Spero proprio che anche questo video vi sia piaciuto davvero e spero ovviamente che vi sia utile per le vostre relazioni con italiani, per i vostri esami, le vostre certificazioni o semplicemente la vostra soddisfazione personale, che è la cosa più importante. Se avete bisogno di ripassare espressioni colloquiali come anche io, neanche io sì, io no, nemmeno io e quant'altro, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento. E come sempre trovate questo video qui in alto nella card o giù in descrizione. Se ancora non l'avete fatto, perché non lo avete fatto? Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e seguite Learnamo su X, su Instagram, su Facebook, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. E non dimenticate anche di passare dal nostro sito learnamo.com. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video. A presto!